Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con due mazzi di carte per quanto riguarda appunto i tarocchi, i Casanova Tarot e per quanto riguarda gli oracoli, i Sexual Magic Oracles. Che cosa dunque andremo a chiedere a questi due mazzi? Come sarà il nostro prossimo incontro? Ossia, cercheremo appunto di capire come procederà da un punto di vista emotivo, da un punto di vista fisico, ovviamente ed erotico, e da un punto di vista ovviamente mentale, il prossimo incontro con una persona che vi piace o comunque una persona che state frequentando o comunque appunto il vostro compagno, il vostro fidanzato. Quindi una persona con la quale ovviamente c'è un qualcosa di più oltre ovviamente una semplice amicizia. E ovviamente cercheremo anche di capire questo incontro a cosa porterà ovviamente in futuro, cioè quali saranno gli sviluppi del vostro rapporto, ovviamente a seguito di questo incontro. E dunque, come carta finale, cercheremo poi appunto anche di capire come procederà come esito finale appunto la vostra storia o comunque la vostra conoscenza. Utilizzerò appunto un metodo piuttosto veloce ma comunque dettagliato, quindi un metodo a 4 carte, oltre ovviamente all'estrazione anche di 2 oracoli dei Sexual Magic Oracles. Dunque, possiamo appunto solo momentaneamente allontanare il mazzo di oracoli e ovviamente per il principio di sincronicità, quindi per chiunque di voi stia vivendo una storia, una frequentazione, una nuova conoscenza con una persona che a breve ovviamente vedrete, ecco, cerchiamo di appunto capire come procederà questo incontro. Quindi quali saranno ovviamente gli elementi salienti del vostro incontro, sia da un punto di vista ovviamente sentimentale ed erotico, che anche ovviamente da un punto di vista mentale in quanto ad idee, progetti e ovviamente cerchiamo di capire quali saranno gli sviluppi ovviamente della vostra storia o frequentazione proprio in base a questo ovviamente incontro. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allora allontaniamo momentaneamente appunto il mazzo di stesa dal tavolo di stesa in modo che possiate appunto avere davanti a voi appunto ovviamente la stesa in maniera più chiara. In prima posizione abbiamo appunto gli aspetti fisici del rapporto, quindi dell'incontro. In seconda posizione ovviamente gli aspetti emotivi, mentali. In terza posizione gli sviluppi nel futuro più prossimo, ovviamente immediato, proprio ovviamente in base a questo incontro. In quarta ed ultima posizione l'esito finale, quindi il percorso karmico fondamentalmente della vostra storia. Iniziamo dunque con la prima posizione, ossia appunto gli aspetti fisici appunto della vostra storia e in particolar modo di questo incontro. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 9 di spade. Allora ragazzi, la carta del 9 di spade rappresenta, come potete vedere appunto, due amanti, in questo caso ovviamente Casanova, e appunto una delle sue amanti, Francesca Buschini, che ovviamente gli è stata molto vicina in un momento molto difficile della sua vita. Una donna ovviamente molto bella, con una, cultura non particolarmente elevata, sicuramente come Casanova,
ma vi ripeto comunque una donna che anche attraverso delle meravigliose lettere, che appunto Casanova aveva assolutamente accettato e apprezzato, ecco, riuscì a far sentire a Casanova la sua vicinanza e soprattutto il suo ardore e il suo affetto. Quindi questo 9 di spade ci parla di un lui che in questo caso si avvicinerà all'incontro con qualche preoccupazione. Il 9 di spade parla appunto di preoccupazioni, parla di pensieri, perché parliamo di spade, quindi un mentale molto forte. Ecco, voi sarete proprio come ovviamente Francesca Buschini per Casanova, cioè una donna che riuscirà a fargli capire, proprio nel momento dell'incontro, che voi ci siete. Anche in qualche modo a riuscire a ritagliare per lui un momento di consolazione nelle difficoltà, un vero e proprio momento di rinascita, che questa persona vedrà in maniera molto riconoscente e grata. È sicuramente, ragazzi, una persona che ha delle problematiche, cioè in quest'ultimo periodo potrebbe essergli accaduto un qualcosa che potrebbe averlo preoccupato. Il 9 di spade non ci specifica l'ambito, quindi non è riferito a voi, perché anzi voi sarete l'unico elemento positivo nella sua vita, nella giornata in cui vi vedrete e ci sarà questo incontro. Però, obiettivamente, il 9 di spade ci parla sicuramente, vi ripeto, di una persona che arriverà all'incontro con qualche preoccupazione che potrebbe riguardare l'ambito professionale, l'ambito familiare, l'ambito economico-finanziario, cioè non è una persona effettivamente priva di preoccupazioni, cioè qualcosa che lo preoccupa c'è. Nel caso in cui, per esempio, sia la storia con una persona ovviamente impegnata, il 9 di spade può riferirsi al rapporto con la compagna ufficiale. Nel momento in cui sia il rapporto con una persona libera, potrebbe essere inerente, per esempio, al proprio lavoro, al proprio denaro. Nel caso in cui sia una persona che sta affrontando un corso, per esempio di studio, di specializzazione, potrebbe esserci qualcosa che non torna, per cui non si sente abbastanza pronto e preparato. Cioè il 9 di spade parla di un momento di consolazione che voi sarete in grado di offrire a questa persona in un momento davvero difficile della sua vita o comunque a seguito di notizie che lo hanno preoccupato. Parliamo di spade, quindi comunque di silenzio, di discrezione, di un mentale che si arrovella ma che non parla. Quindi potrebbe non avervi detto nulla di queste sue preoccupazioni. O voi potreste scoprirlo ovviamente in seguito. Comunque, vi ripeto, voi sarete veramente una sorta di oasi nel deserto per questa persona e anche da un punto di vista erotico, perché questa è la posizione, diciamo, dell'erotismo, dell'aspetto fisico del rapporto, ecco, questa persona potrebbe non dare, diciamo, il meglio, il massimo, diciamo così, di sé, cioè potreste notare questa persona, non dico svogliata, ma magari meno coinvolta perché obiettivamente molto preoccupata per delle questioni e delle faccende di una certa importanza. Quindi potreste, diciamo, dover fare tutto voi, d'accordo? Quindi, diciamo, cercare in qualche modo di stimolare anche fisicamente l'altra persona al meglio, proprio perché vi accorgerete che in questa persona c'è qualcosa che obiettivamente lo distrae. Non stiamo parlando, ragazzi, di altre donne, non stiamo parlando di altre, diciamo, relazioni segrete. Qui ci sono delle preoccupazioni che questa persona ovviamente prova in maniera sicuramente più pressante in quest'ultimo periodo, magari proprio in questi ultimi giorni, in riferimento a qualcosa che potrebbe non avervi detto e rivelato, qualcosa che però, diciamo, provoca dei pensieri, delle ansie e delle preoccupazioni. Quindi, diciamo, potreste dover fare tutto voi, d'accordo? Quindi, diciamo, cercare il più possibile di in qualche modo sbloccare la situazione anche da un punto di vista fisico. Lui sarà presente con il corpo sicuramente, però
vi ripeto, magari da un punto di vista emotivo potreste notare qualcosa che obiettivamente può sembrarvi diverso appunto rispetto al solito. Ecco, sarà così, cioè non sarà una persona, vi ripeto, se non altro da un punto di vista fisico, in grado di dare il 100%, d'accordo? Quindi molte altre volte avrete avuto modo sicuramente di vedere questa persona molto più accesa, molto più carica da un punto di vista erotico, sessuale. In questo prossimo incontro potreste notare, vi ripeto, diciamo un atteggiamento meno passionale, ma non una persona distaccata da voi, ma con delle preoccupazioni. D'accordo? Vediamo invece in questa seconda appunto posizione l'aspetto emotivo e quindi mentale dell'incontro, cioè obiettivamente che cosa questa persona vi comunicherà a parole, ma anche appunto per quanto riguarda emozioni e ovviamente sentimenti. E qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora ragazzi, la carta ovviamente dell'imperatrice ci parla sicuramente di un momento, diciamo, da un punto di vista ovviamente comunicativo, ma anche e soprattutto da un punto di vista emotivo, sicuramente di evoluzione, perché il terzo arcano maggiore rappresenta appunto un'evoluzione nella storia, nel rapporto, cioè questa persona potrebbe aprirsi, perché la carta dell'imperatrice parla proprio di appunto comunicazioni, ecco, potrebbe aprirsi a delle appunto nuove rivelazioni, cioè potrebbe raccontarvi qualcosa di inerente proprio a queste appunto preoccupazioni. Fatto sta che sicuramente l'imperatrice parla di fertilità, parla di abbondanza, di sensualità, parla di fecondità, parla, vi ripeto, sicuramente di un grande desiderio che comunque coinvolgerà questa persona, quindi ci viene ribadito il desiderio fisico ovviamente, ma con l'imperatrice anche diciamo l'attività mentale, la comunicazione e l'intelligenza. Cioè vi ripeto, questa persona potrebbe proprio parlarvi evidentemente di un qualcosa in più di cui sino ad ora non vi aveva mai parlato. O comunque potrebbe in qualche modo mostrarvi il desiderio di approfondire appunto, quindi di far evolvere appunto il vostro rapporto ad un grado, ad uno stadio maggiore. Cioè vi faccio un esempio, se per esempio è il rapporto con una persona impegnata e negli scorsi incontri questa persona non vi ha mai parlato del rapporto con la compagna ufficiale, potrebbe iniziare a farlo. D'accordo? È un esempio. Cioè potrebbe parlarvi da un punto di vista proprio comunicativo e dialogico di un qualcosa in più che permetterà al vostro rapporto di diventare più profondo e a voi di capire anche un po' meglio obiettivamente come stanno le cose. D'accordo? Quindi la carta dell'imperatrice parla proprio di intelligenza e di facilità nelle comunicazioni, ma parla anche, vi ripeto, di attrazione, di sensualità. Lui vi vedrà sicuramente molto belle, perché l'imperatrice parla proprio di bellezza fisica, bellezza estetica. Rimarrà quasi incantato dalla vostra bellezza. L'imperatrice parla di un momento, diciamo, anche di intimità, non solo erotica. Parla di un momento di intimità e complicità anche dialogica, che molto probabilmente è più importante di un semplice incontro a sfogo erotico, fisico e fisiologico. D'accordo? Ecco, questa persona si sentirà, vi ripeto, molto coinvolta, si sentirà in qualche modo quasi portata dalla vostra bellezza, dal vostro fascino, dalla vostra capacità di comprensione e di empatia a raccontarsi. Quindi ad aprirsi, vi ripeto, molto di più a voi, a maggiori confidenze e quindi anche a raccontarvi, vi ripeto, qualcosa in più di sé. Cioè vedrete una persona, magari, ecco, meno disposta, diciamo, a voler semplicemente consumare, tra virgolette, per invece dare più spazio al rapporto emotivo e comunicativo con voi. Cioè noterete in questa persona una voglia maggiore di raccontarsi. Molto bella questa cosa, ma è grazie all'imperatrice. Quindi è grazie a tutte quelle, diciamo, vostre caratteristiche di, vi ripeto, empatia, ascolto, fascino, intelligenza e comprensione che riusciranno a far sentire questa persona nel momento giusto e nel posto giusto.
La carta dell'imperatrice, però, nel caso in cui questa persona sia già padre, potrebbe riferirsi alla figura di una figlia femmina, nel caso in cui ce l'abbia, che potrebbe proprio destare appunto delle preoccupazioni, perché l'imperatrice può rappresentare una figlia, quindi una persona ovviamente di energia femminile, molto giovane, quindi piccola, giovane di età, che potrebbe destare proprio le sue preoccupazioni. Quindi potrebbe anche parlarvi di questo, cioè del rapporto non, diciamo, propriamente positivo che ha con la figlia femmina in particolare. D'accordo? Vediamo ora, ragazzi, invece in questa terza posizione gli sviluppi nel futuro ovviamente prossimo, ovviamente a seguito di questo incontro. Vediamo un po'. E qui abbiamo ovviamente la carta del 9 di denari. Allora, il 9 di denari parla, vi ripeto, sicuramente di successo, perché è una carta di denari molto bella, tra l'altro. Parla di successo, parla, vi ripeto, di un rapporto sicuramente improntato in qualche modo a procedere e a proseguire, però ovviamente non senza delle difficoltà. Il 9 di appunto denari parla di successo, sì, parla di un investimento proficuo per il futuro, ma parla anche, vi ripeto, di tempistiche un po' lunghe, perché parliamo di una carta di denari. Quindi il vostro rapporto sicuramente procederà, ma vi ripeto, in qualche modo, soprattutto nel caso in cui questa sia una persona impegnata, vedete, questa giovane donna obiettivamente è contesa tra due uomini. Quindi nel caso in cui lui sia una persona impegnata, il rapporto potrebbe proprio procedere, ovviamente, se non altro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e anche entro un paio di mesetti circa, ancora come una triangolazione. Nel caso in cui invece non ci sia una triangolazione, o comunque nel caso in cui per esempio siate voi quelle impegnate, voi deciderete di non lasciare il vostro compagno ufficiale per comunque procedere in queste due relazioni parallelamente. Nel caso in cui, per esempio, comunque voi siate invece single, potreste incontrare, vedete, un'altra energia maschile che in qualche modo potrebbe tentarvi, perché vedete questa bellissima donna ovviamente non ha solo il corteggiamento di Casanova, ma anche di un altro compagno che ovviamente giace nel proprio letto. Quindi voi potreste incontrare un'altra persona con la quale potreste iniziare una frequentazione e quindi vivere un rapporto doppio. D'accordo? La carta del 9 di denari, soprattutto nel mazzo appunto dei Casanova Tarot, si rifà proprio al cercare il meglio in due mondi, in due storie diverse, in due persone diverse. Quindi sicuramente la carta del 9 di denari parla, vi ripeto, del comunque riuscire abilmente a gestire due situazioni, che ovviamente cercherete di vivere nel migliore dei modi, cioè prenderete il meglio da ciascuna delle due storie. Quindi sicuramente il 9 di denari parla, vi ripeto, anche di una sorta di attesa dovuta proprio ad una vostra scelta. Cioè voi potreste proprio trovarvi, ragazzi, attenzione in futuro, nella necessità di scegliere tra due persone. Perché il 9 di denari è una carta che si avvicina ovviamente al 10 di denari, quindi al classico giro di boa, cioè obiettivamente al chiudere un ciclo per iniziarne uno nuovo. Quindi nel caso in cui voi siate per esempio impegnate, vi potreste trovare proprio nella necessità di effettuare una scelta. Perché in questa carta, vedete, l'energia femminile è contesa tra due energie maschili. D'accordo? Quindi sicuramente in questo caso si tratterà proprio di effettuare una scelta, però non subito, non nell'immediato, perché parliamo di un 9 di denari, quindi comunque con, diciamo, tempistiche medio-lunghe, o comunque incontrerete voi un'altra persona che però vi piacerà parecchio, quindi obiettivamente potreste inizialmente
decidere di frequentare entrambi. Perché vi ripeto, l'altra persona, la persona che comunque andrete a conoscere, vi piacerà tanto, al punto da portarvi appunto ad una eventuale scelta che però voi non farete subito. Nel caso in cui l'impegnato sia lui, il 9 di denari ci parla proprio del rinunciare, vi ripeto inizialmente, ad una scelta per il benessere materiale. Quindi questa persona, diciamo anche ovviamente questa persona, sceglierà di vivere due rapporti paralleli, quello con voi vissuto, vedete, con trasporto e desiderio reale, quello con la compagna ufficiale tenuto in piedi semplicemente per questioni che riguardano il denaro, perché parliamo appunto del 9 di denari. D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è la doppia compresenza di due persone, o per voi o per lui. In particolar modo per voi, anche nel caso in cui voi ad oggi siate single o comunque stiate frequentando solo lui, attenzione perché qui c'è l'arrivo di una seconda persona. O comunque proprio della necessità di scegliere tra due persone, perché entrambe vi piaceranno tanto. E quindi secondo me proprio inizialmente qui non c'è una scelta da parte vostra. Vi lascerete comunque in qualche modo trasportare un po' dalla passione da parte di entrambe le situazioni. Vediamo ragazzi in ovviamente questa posizione appunto il destino finale o comunque il percorso karmico, diciamo, del vostro rapporto. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta della giustizia. Allora, sicuramente, vi ripeto, inizialmente non effettuerete appunto una scelta che però obiettivamente poi verrà fatta, perché appunto la carta della giustizia parla di un riequilibrio appunto di forze, di situazioni che appunto porteranno voi e ovviamente questa persona, nel caso in cui sia lui l'impegnato o voi comunque, ad effettuare una scelta, decidere ovviamente per qualcosa di sicuramente molto più ovviamente ufficiale, profondo e chiaramente anche progettualmente importante, perché chiaramente la carta della giustizia può parlare proprio di un impegno vero e proprio, di un impegno serio, quindi anche ovviamente di una situazione che potrebbe sfociare nel fidanzamento ufficiale, in una convivenza, addirittura in un matrimonio. Ebbene sì, quindi potreste proprio ricevere una proposta di matrimonio. La carta della giustizia quindi parla di un rapporto, il vostro, che è destinato comunque a diventare qualcosa di molto molto importante, in cui si impegnerà molto obiettivamente questa persona. Sicuramente, vi ripeto, la legge può parlare appunto della legalizzazione di un rapporto, quindi attraverso un fidanzamento o comunque addirittura un matrimonio, o addirittura, ragazzi, la giustizia può parlare anche di gravidanza, d'accordo? Quindi sicuramente regnerà l'armonia, l'equilibrio, anche, vi ripeto, diciamo delle prese di posizione serie in riferimento ovviamente alle varie situazioni sentimentali che potreste trascinarvi voi ovviamente e lui dal passato. La giustizia parla proprio dell'andare in qualche modo a risolvere delle problematiche importanti dopo un periodo un po' burrascoso. D'accordo? E ve lo dicevo con questo 9 di denari e con questo 9 di spade, che qui ci sono delle preoccupazioni o addirittura l'intervento di una terza persona o con la carta dell'imperatrice delle preoccupazioni in riferimento a un familiare, per esempio un'energia femminile, una figlia femmina. Quindi sicuramente qui ci sono dei momenti ancora in futuro di alti e bassi, sicuramente, ma verranno egregiamente risolti. Cioè ragazzi, la carta della giustizia è un arcano molto severo, quindi chiunque tenterà in qualche modo di intralciare il vostro rapporto sicuramente verrà ovviamente messo in disparte e i suoi tentativi saranno ovviamente dei buchi nell'acqua, cioè cadranno assolutamente nel vuoto. D'accordo? Quindi sicuramente il vostro sarà un rapporto che verrà addirittura, tra virgolette, diciamo, risarcito dalla sorte, dal karma, dopo tanta attesa. Sarà una sorta di premio che in qualche modo vi verrà dato proprio perché avete dovuto aspettare troppo, avere troppa pazienza, combattere troppo.
Quindi la situazione verrà assolutamente mantenuta sotto controllo, con esattezza e con metodo. Ma la giustizia ci parla però di cosa? Di razionalità. Quindi obiettivamente qui ci sarà un momento di verità, perché la giustizia parla di verità, quindi sicuramente qui ci sarà ancora appunto un parlare, un discutere, momenti da un punto di vista comunicativo dialogico fondamentali che appunto porteranno a galla tutte le verità e che ovviamente permetteranno a voi e all'altra persona di parlarne, di discuterne e quindi di scegliere e decidere, perché la carta della giustizia parla proprio di scelta e di decisione. D'accordo? Quindi metterete fondamentalmente un po' da parte la passione, il desiderio incontrollato, diciamo, di in qualche modo consumare, di vivere semplicemente un rapporto eroticamente importante per cercare invece qualcosa di molto più stabile. Quindi sicuramente nel caso in cui ci possano essere ancora momenti, vi ripeto, di alti e bassi, ci sarà comunque una riappacificazione finale, perché la giustizia parla di pace, parla di giustizia, di armonia, di stabilità, parla di rigore, cioè nel caso in cui per esempio il vostro rapporto sia stato sino ad ora altalenante, ve lo dicevo con questo 9 di spade, sicuramente ci sarà un momento di grande riequilibrio, metodo, disciplina e di vera e propria organizzazione. D'accordo? Quindi la giustizia parla di rispetto, parla di necessità in qualche modo anche di venire incontro all'altro. Quindi parla di recupero, di riparazione, di ricompense. D'accordo? Vi ripeto, una sorta di premio di risarcimento. Quindi sicuramente la giustizia parla di un rapporto che andrà avanti e che diventerà molto molto profondo. Qual è, vi ripeto, l'unico neo della giustizia? Le tempistiche. La giustizia, assieme alla temperanza e all'ermita, rappresenta appunto delle tempistiche neanche medio-lunghe, direi proprio lunghe. Quindi sicuramente prima di riuscire ad avere tutto questo equilibrio e comunque un rapporto alla luce del sole, ufficializzato, un rapporto vero e proprio, sano, sicuramente dovrà trascorrere molto tempo. Cioè, le tempistiche della giustizia vanno dai 3-4 mesi fino addirittura a un anno e mezzo. Quindi il vostro non sarà un rapporto ovviamente destinato a terminare, bensì sarà un rapporto che dai prossimi 3 mesi in avanti, addirittura oltre l'anno, anno e mezzo, diventerà sempre più forte, sempre più importante. La carta ovviamente della giustizia è legata al segno della bilancia, come ben visibile, e quindi avrete un autunno particolarmente importante. Sarà proprio la chiave di svolta di questo rapporto, in particolar modo il mese di ottobre. D'accordo? Quindi sicuramente la carta della giustizia parla di un rapporto che andrà avanti, ma grazie a una verità, a una presa di posizione severa, una scelta, una decisione che questa persona o voi o entrambi prenderete con rigore, con imparzialità. La giustizia parla anche di liberazione da un legame soffocante. Quindi, nel momento in cui questa persona si è impegnata, però vi ripeto, con tempistiche ragazzi molto lunghe, addirittura oltre un anno e mezzo di tempo, questa persona andrà a sciogliere questo legame. Perché, vi ripeto, qui parla di un rapporto legale, il vostro, che si creerà, ma anche qui tra diverso tempo. Ma la giustizia parla di un rapporto serio, maturo, tra due persone che non vogliono più solo divertirsi, ma che cercheranno un rapporto molto più sano ed equilibrato. D'accordo? Però vi ripeto, qui sicuramente ci sono ancora degli alti e bassi, c'è l'interferenza di una terza persona, in particolar modo per voi, e vi ripeto anche delle varie preoccupazioni che questa persona potrebbe ovviamente portarsi ancora avanti per un certo periodo di tempo. Quindi tempistiche veramente lunghe, ma un enorme successo
e addirittura l'ufficializzazione del rapporto con un eventuale matrimonio o addirittura una gravidanza. Però vi ripeto ragazzi, le tempistiche della giustizia sono lunghe, quindi naturalmente l'ultima parola spetta come sempre a voi. La vita è solo e unicamente vostra, cioè la scelta spetta a voi, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata, perché i tempi di attesa potrebbero essere lunghi. D'accordo? Quindi non toglietevi possibilità altre, come nel caso del 9 di denari, ma non lo farete secondo me, cioè cercate di vivere il meglio della vita, non dovendo sempre aspettare le tempistiche di questa persona che abbiamo visto saranno effettivamente lunghe. Risolutive? Sì, però ragazzi stiamo parlando non di qualche giorno, Cioè la vostra vita non si può interrompere e non si deve interrompere per attendere ovviamente il riequilibrio personale, emotivo e ovviamente materiale dell'altra persona. La vostra vita va avanti, deve andare avanti, perché vi ripeto, ha un esito molto positivo, questo sicuramente, però vi ripeto, le tempistiche non sono particolarmente ovviamente favorevoli, quindi chiaramente sarete voi poi a dover scegliere e decidere. Vediamo ora, ragazzi, ovviamente utilizzando invece i Sexual Magic Oracles e ovviamente 2 oracoli, che cosa appunto accadrà tra voi e questa persona, in particolar modo ovviamente durante il prossimo incontro. Quindi cerchiamo appunto di estrarre 2 appunto oracoli per cercare di capire che cosa accadrà appunto tra voi e questa persona per il principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, in questa posizione abbiamo il lasciare. Come potete vedere, qui abbiamo il simbolo del Capricorno, ovviamente legato a Saturno, Cronos, il dio del tempo, che rappresenta le tempistiche lunghe. Quindi ci va a ribadire le tempistiche lunghe della giustizia. In particolar modo il segno del Capricorno, quindi autunno-inverno. Quindi ragazzi, i prossimi mesi saranno fondamentali per voi, Ma vi ripeto, che cosa dovrete lasciare andare? Sicuramente tutto ciò che rappresenta il vecchio, il vetusto, tutto ciò che ormai non va più bene, i rami secchi. Quindi questa carta rappresenta proprio il, ovviamente, riflettere, quindi un momento di introspezione, rappresenta anche, come tipico del Capricorno e Saturno, la ricerca di sé, anche a volte in periodi più solitari, proprio per riuscire a cercare di capire appunto quali scelte e decisioni prendere. Quindi la carta del lasciare rappresenta proprio, vedete, il riflettere su una determinata situazione. Quindi io vi ribadisco il 9 di denari, ragazzi, quindi questa è una stesa molto chiara, dettagliata e specifica, soprattutto per alcuni di voi. Quindi qui l'energia femminile avrà 2 pretendenti, tra cui poter scegliere. E ovviamente, vi ripeto, nel caso in cui appunto voi ad oggi non abbiate un altro compagno oltre il soggetto della stesa, a breve o comunque nel periodo autunnale invernale conoscerete un'altra persona che diventerà altrettanto importante per voi e vi porterà, vedete, ad una scelta. La carta del lasciare però, vedete, non rappresenta comunque una riflessione priva in qualche modo di tristezza, di malinconia, perché sicuramente sarà una scelta dolorosa scegliere tra una e l'altra persona. Perché voi vorrete scegliere facendo soffrire il meno possibile. Quindi agirete comunque in maniera responsabile, proprio come ci suggerisce Saturno e il Capricorno.
ma qui c'è una scelta da fare. In particolar modo, vi ripeto, nel periodo autunnale e invernale, che rappresenteranno per voi veramente quel famoso giro di boa di cui vi parlavo con il 9 di denari. Quindi l'energia femminile di questa stesa si troverà nei prossimi mesi a dover affrontare, vedete, dei momenti comunque di ripensamento. E proprio a partire da questo incontro voi potreste proprio iniziare a riflettere sul da farsi, sulla necessità evidentemente di gestire questo rapporto in maniera differente. Vediamo ragazzi in questa posizione che cosa abbiamo, e qui abbiamo una carta ovviamente molto bella che è la carta appunto del perdono. Quindi sicuramente in questo caso la carta del perdono ci parla proprio della riappacificazione, vi ripeto, il riequilibrio, quello di cui appunto vi parlavo con la carta in particolar modo appunto della giustizia, nel momento in cui sicuramente voi abbiate avuto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane o anche nel caso in cui avrete, vi ripeto, quegli alti e bassi di cui vi ho parlato, ecco, voi riuscirete a comprendere molto bene questa persona, riuscirete empaticamente anche a, in qualche modo, avvicinarvi alla sua anima, alla sua interiorità, per riuscire a capire effettivamente perché questa persona si comporti in questo modo, quali siano le reali, diciamo, preoccupazioni di questa persona, e quindi non dico che andrete a giustificare, ma a perdonare delle sue mancanze, riuscendo proprio ad entrare fisicamente, vedete, nel cuore dell'altro. D'accordo? Quindi riuscirete obiettivamente a trovare quella complicità, vedete, quell'amalgama giusta, quella quadra, diciamo, giusta tra voi e questa persona, per cui appunto riuscirete obiettivamente a ristabilire appunto armonia, amore, passione, quindi comunque complicità. Però vi ripeto e vi ribadisco quello che vi ho detto sin dall'inizio con il 9 di spade e con la carta dell'imperatrice: sarà sicuramente un incontro molto importante per guardare al futuro, perché ovviamente, vedete, ci saranno delle parole che ovviamente verranno dette, o comunque delle verità che potrebbero esservi proprio raccontate da parte di questa persona, e che vi porteranno a capirci meglio, diciamo, di questa situazione, e quindi a prendere in futuro le dovute, ovviamente, decisioni e a fare le giuste scelte. D'accordo? Qui abbiamo, vedete, il simbolo appunto dei pesci, che ovviamente ci rimanda ad un periodo ovviamente oltre l'autunno e l'inverno, quindi ci rimanda al periodo sicuramente di febbraio-marzo. Di conseguenza, proprio come vi dicevo con la carta della giustizia, il vostro rapporto andrà sicuramente avanti per lungo tempo, ma sicuramente una situazione di maggior riequilibrio richiederà ovviamente diversi mesi. Quindi addirittura, vi ripeto, parliamo di febbraio-marzo o comunque oltre l'anno. Quindi un rapporto che per il momento potrebbe ancora avere degli alti e bassi che vi verranno evidentemente mostrati e palesati proprio a seguito di questo prossimo incontro, un incontro che sarà, vi ripeto, sicuramente all'insegna della sessualità e dell'erotismo, ma che non vedrà l'erotismo ovviamente in primo piano, bensì un approfondimento importante del vostro rapporto, un modo maturo e saggio di ovviamente raccontarsi, cioè vedrete questa persona cercare se non altro di aprirsi un po' di più e raccontarvi qualcosa di cui evidentemente sino ad ora non vi aveva mai parlato, o mostrarvi anche semplicemente un lato di sé diverso, perché vi ripeto, l'imperatrice parla comunque di un'evoluzione, d'accordo? Ma non di un'evoluzione da un punto di vista fisico, d'accordo? Quindi un nuovo modo per farlo o di farlo. Quindi ci sarà sicuramente un'evoluzione, ma da un punto di vista emotivo e soprattutto comunicativo, che vi permetterà nei prossimi mesi di prendere le giuste decisioni, che ovviamente verranno prese però da voi in maniera assolutamente saggia e porteranno però, vi ripeto, ad un grande riequilibrio della situazione. Però vi ripeto ragazzi, sicuramente
per quanto riguarda ovviamente i mesi a venire, d'accordo? Quindi non tra pochi giorni, poche settimane, questo sicuramente no, d'accordo? Bel rapporto, sicuramente vi ripeto che andrà avanti con ancora alti e bassi, l'intromissione di una terza persona, quindi un'altra energia maschile in questo caso, che in qualche modo andrà a confondere un po' le acque, ovviamente però in maniera direi piuttosto piacevole, che vi porterà però ovviamente ad una presa di posizione ed una scelta che voi farete cercando di non far soffrire ovviamente nessuno, e questo chiaramente vi farà assolutamente onore. Però vi ripeto, con questa persona c'è appunto la carta del perdono, della riappacificazione e ovviamente del riequilibrio, un riequilibrio che però passa soprattutto, per fortuna ovviamente, non solo da un punto di vista fisico, grazie alla sessualità, ma grazie ovviamente ad una maggior complicità tra anime. D'accordo? Di conseguenza vi ripeto ragazzi, attenzione perché sarà veramente un incontro molto importante, potreste vedere questa persona sotto una nuova luce o comunque raccontarvi qualcosa di più o se non altro mostrarvi anche qualcosa in più in riferimento proprio al suo carattere, quindi riuscirete un po' anche a fare i conti maggiormente con quelle che saranno le vostre appunto scelte e decisioni future, d'accordo? Quindi sarà un piccolo pezzo in più del puzzle che vi permetterà di capire meglio e di conoscere meglio questa persona, in vista, vi ripeto, di un futuro però ovviamente ragazzi che è nelle vostre mani, perché la scelta è nelle vostre mani. Ricordatevi questo 9 di denari, questa donna così bella che deve scegliere tra due ovviamente pretendenti, d'accordo? Di conseguenza, ragazzi, ovviamente, come sempre, vi ripeto, mi raccomando, mettetevi come priorità. Sicuramente cercate di vivere al meglio qualsiasi situazione voi andiate a ovviamente scegliere e anche a godere, perché no, del meglio, ovviamente, di diverse anche situazioni che potreste chiaramente abbinare. E ovviamente, come sempre, mi raccomando, tenete duro, buona fortuna e ovviamente a presto!